che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina? ed Antonio. Siamo arrivati in estate? Sì, anche se non sembra. Difficile chiamarla estate, questa stagione. È una cosa orribile, che tra l'autunno, fine autunno e inizio inverno. Vabbè, comunque non ci facciamo demoralizzare da questo tempo, perché nel frattempo dobbiamo parlare di un nuovo progetto che abbiamo intrapreso io e Silvina. È stato pubblicato da poco un audiolibro di una storia che hai scritto tu, Oriol e il caracol in spagnolo, oppure Oriol di Schnecke in tedesco, oppure Orione, il lumacone in italiano, che uscirà prossimamente. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bel testo molto molto divertente. Sull'amicizia. Sì, sulla tolleranza e l'accettazione anche di abitudini diverse da quelle proprie. Ci sono tanti spunti da far pensare, però intanto i bambini si divertono perché quello che portiamo in giro anche è un pezzo di teatro di marionette. Esatto. Quindi Teatro è una combinazione di teatro tradizionale con teatro di marionette. Con la musica, sì, e loro rimangono affascinati perché queste figure, questi Oriol, poi la Foglia, Teodora, poi Silvina rappresenta l'anello di unione tra il pubblico e le marionette, nelle vesti di cantastorie, uglaresa in spagnolo. È molto 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 bello, veramente. E, ripeto, prossimamente uscirà anche la versione totalmente in italiano, anche come audiolibro. Presente adesso già su tutte le piattaforme digitali. Sì, esatto. Vediamo allora un attimo qualche cosa di Oriol, che dici? Sì, assolutamente. Un paio di immagini. Yo soy Teodora, la hoja voladora. Ella es Teodora, la hoja voladora, moviendo el cuerpo derecha e izquierda, manos arriba y vamos a volar. Das Fliegen der Blatt, das Fliegen der Blatt, a volar. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Porque la felicidad se contagia, porque la felicidad se contagia. Davvero molto 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 simpatico, i bambini rimangono sempre affascinati. Sì, perché amano questi pupazzi grandi. Sì. Che ho fatto io. Infatti. Bene, allora, parlando di bambini, vogliamo introdurre la prossima rubrica. Parliamo di una serie? Una serie molto molto importante. E allora entriamo nel nostro spazio Cinema! Oggi vi porto una serie spettacolare, Chespirito, Sin Querer Queriendo, una serie messicana. Sì, bellissima, veramente molto molto bella, fatta bene. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei personaggi più famosi nel Latino America. Il Chavo del Ocho. Il Chavo del Ocho, è la trasmissione che poi alla fine era per i bambini, anche se era pensata per tutta la famiglia. Per tutta la famiglia, sì. Ma era una sitcom che è andata in onda dal 73 all'80 in 8 stagioni, ha fatto 290 puntate e ascolti record. Allora, stiamo parlando di un personaggio molto particolare, stiamo parlando di uno scrittore di testi, un autore di testi, Roberto Gómez Bolaños, che scriveva dei testi e poi ha deciso di tuffarsi, no? Direttamente in questi personaggi. E anche lui come attore, all'inizio scriveva solamente. Quindi lui interpretava non solo il Chavo,
il dottor Chapatin, il Chompiras, tantissimi, il Chapulin Colorado. Stiamo parlando di personaggi che hanno accompagnato la infanzia di milioni e milioni di bambini. Ogni settimana dovete pensare che all'apice del successo queste puntate, queste trasmissioni con diversi personaggi facevano 350 milioni di spettatori. Una serie che è stata tradotta in 50 lingue, Sì, anche in Italia. trasmessa più di 90 paesi, Sì. incredibile. Il Chavo dell'Ocho, dobbiamo fare un poco di spoiler? Dai, Vediamo. poco. Vediamo, il Chavo dell'Ocho è il Chavo E il bambino? il bambino, Sarebbe il bambino ragazzo, no? dell'Ocho, perché era il canale 8 che ha iniziato a trasmettere questa serie. Perché si chiama Chespirito? C'è spirito, era perché scriveva così bene questo Roberto che uno le ha detto: ah, sei un piccolo Shakespearito. E uno ha capito male, lo ha spagnolizzato su questo nome, Shakespearito, c'è spirito, ah sì, ciao c'è spirito, le dice. Anche in italiano fu tradotto, molto particolare, sai perché? Perché Perché? i doppiatori davano le voci a questi personaggi con degli accenti regionali molto molto curiosi. Però, ripeto, non hanno avuto quel successo che hanno avuto in Latino America. Partito tutto dal Messico. Sì, in Messico è la sitcom più vista nella storia della TV, Della storia, incredibile. Una serie da vedere, non perdetela. Quante stelle Molto vogliamo dare? interessante. Veramente? E tutte. Tutte le stelle. 5 stelle per Chespirito. E se Chespirito ha dato l'ispirazione a tante trasmissioni per bambini, oppure gli stessi bambini hanno avuto un'ispirazione di diventare attori, cantanti, tante volte nasce proprio così, sai, Sì, per caso. perché vedi qualcosa che ti dà Esatto. quel più. E qui ad Amburgo abbiamo tanti di quegli spettacoli dove è possibile vedere gli attori, cantanti e ballerini in prima fila. Perché Amburgo è una città proprio... Di musical. Sì. Oggi ci occupiamo di un altro musical, forse il più importante fino adesso, perché abbiamo parlato di diversi musical, però oggi è veramente quello più importante. Sto parlando di una produzione Disney fantastica, Il Re Leone. König der Löwe in tedesco. E sapete una cosa? L'attore principale, cioè quello che interpreta Simba, il protagonista principale, La versione adulta. la versione adulta, sì, perché prima c'è il cucciolo. esatto. È un italiano Sì, Emanuele Caserta. di Ischia, un ischitano che è qui ad Amburgo, e anche lui si è fatto un attimo toccare dalla musica e dell'arte guardando un musical in Italia, Scugnizzi. Lì ci ha raccontato, gli è venuta veramente la pelle d'oca e ha detto: da oggi Sì. voglio diventare attore di musical, quindi voglio saper ballare, cantare e recitare, Questa è la cosa ovviamente. importante. E quindi da lì è partita la sua carriera, si è iscritto alla scuola, ha frequentato la scuola, ma il resto ce lo racconta lui stesso. Buona visione. Oggi siamo con Emanuele Caserta. Ciao Emanuele, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Tu hai fatto delle bellissime produzioni in Italia come Oliver Twist, Notre Dame, ma dal 2017 fai Simba, Squadra Amburgo. Che si sente? Devo dire che sei il primo italiano nella storia a interpretare Simba per questa produzione. Sì, lo spettacolo sono 30 anni che è in scena, perché se calcoliamo anche New York e Broadway e Londra e tutto il resto presso delle produzioni, ce ne sono 12 al mondo. Io sono il primo italiano che ha fatto praticamente Simba, che ha interpretato il ruolo di Simba sul palco del Re Leone. Ovviamente hai visto le altre produzioni in altre lingue. Ci sono delle differenze che tu dici wow? Allora, il Re Leone diciamo che più o meno a livello mondiale deve essere sempre lo stesso. La produzione, se la vedi qui, come la vedi a New York, come la vedi a Londra, sono sempre la stessa. Giustamente noi abbiamo una delle produzioni più grosse, perché qui ad Amburgo abbiamo un palco che è particolarmente grande. Londra, diciamo che i palchi sono tutti quanti un po' stretti, infatti mi ricordo quando andai a Londra che vidi Oliver Twist che la casa praticamente mentre usciva poi a un certo punto si alzava, perché loro dietro le quinte la alzano a un muro, e quindi lì per esempio non hanno la possibilità a Londra di avere il turning table che abbiamo qua ad Amburgo, quindi la rupe dei re a noi viene sotto al palco, invece a Londra viene trasportata all'interno dai ballerini. Ma non fai solamente Simba, perché sei
multitasking, no? Sì, allora io sono un walking cover. Il walking cover praticamente che cos'è? È una persona che non fa lo spettacolo 8 volte a settimana, ma impara più ruoli, e io faccio solo ed esclusivamente ruoli. Io faccio Simba, il Simba cresciuto, perché abbiamo anche un Simba bambino. Poi faccio Timon e Pumba di Hakuna Matata, e faccio Ed e Banzai, che sono praticamente le due iene insieme a Shenzi, che poi si mettono insieme a Scar e creano scompiglio nella Pride Rock. Wow! E come ti sei preparato vocalmente e fisicamente per tutti questi ruoli? Allora, ogni ruolo è veramente molto 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 differente. Diciamo che Simba è quello che attorialmente parlando è un po' più differente rispetto agli altri, perché Simba inizia che lui praticamente è scappato di casa, incontra Timon e Pumba, sto parlando di Simba cresciuto, e è l'unico personaggio che cambia all'interno dello spettacolo. Timon per esempio rimane Timon non cambia. Timon, Pumba, Scar, Zazu, Non c'è uno sviluppo, loro non si viziette. sviluppano, non diventano qualche altra cosa. Simba è l'unico personaggio all'interno dello spettacolo che parte da qui e ha una curva attoriale che deve arrivare ad un certo punto. E poi anche vocalmente parlando, il cantato di Simba deve essere bello, le frasi devono essere legate. Diciamo che è molto legato al bel canto. La canzone di Simba è molto molto bella anche. Per Timon è un ruolo che tu fai con un pupazzo. Io ho un pupazzo davanti a me che è più o meno 1,10 m e devo praticamente, tramite i movimenti del mio corpo e tramite la mia voce e le mie mani, devo portare in vita questo pupazzo. Io praticamente do la voce a Timon, ma io sono completamente truccato di verde, una parrucca verde, capelli verdi, e io praticamente sono l'erba dietro Timon. Per Ed e Banzai sono due ruoli che abbiamo le stampelle davanti, e vocalmente parlando Ed e Banzai sono molto rock and roll. Loro sono un po' la parte rock and roll dello spettacolo. Ed è quello che non può parlare, cioè Ed parla solo ed esclusivamente tramite le risate così, e Banzai è un po' quello cattivo. Diciamo che sono la mente, il braccio e lo stupido. Ci sono dei momenti che dopo tante recite ancora ti emozionano, che tu dici... Assolutamente sì. Io dico, è bello da sapere, perché dici ma tu fai tutte le sere lo stesso spettacolo. No, non è lo stesso spettacolo, perché il pubblico è sempre quell'incognita che tu non riesci a calcolare, e specialmente per chi fa comic timing come Timon, come Ed, viene sempre cambiato ogni giorno. Devi sempre cercare di trovare la pausa giusta per portargli la risata, devi sempre cercare di trovare il momento giusto per dare la cadenza giusta per mettere la frase. Io per esempio a Timon ogni tanto, perché in Germania, ringraziando il Dio, adorano noi italiani, adorano l'arte italiana, e io ogni tanto gli butto qualche frasina in napoletano dentro. Per esempio il mio Timon è molto napoletano: oh è bello il cancetan, pass off. Cioè, ed è tutto, i Disney l'hanno visto e gli è piaciuto, hanno detto è bellissima, sì. Ti danno la libertà di fare queste perché modifiche. Poi Timon è praticamente il tipico italiano immigrato a New York, cioè il tipico italiano newyorkese, un po' questo macio che per piccolo lui dice che riesco a fare, cioè tipo è fantastico, perché la loro descrizione è: calcola succede un incidente mortale per strada, e Timon è quel tipico personaggio che dice spostatevi tutti. Lui non ha mai... Ho fatto il primo aid course, aspetta, spostatevi, me la vedo io, faccio io l'operazione a cuore aperto. Cioè Timon è questo tipo di personaggio qua, quello che dice me la vedo io, non vi preoccupate, poi se succedono guai scappa. Grazie per essere stato con noi, e ringraziamo a Enzo Amkai per questa bella location. Grazie mille Enzo, vengo a mangiare poi qualche giorno di questo. Sì, assolutamente. Ciao, alla prossima. Bene, bellissima intervista che hai fatto a Emanuele. Dobbiamo ringraziare ancora una volta Enzo per la disponibilità, per averci messo a disposizione il suo locale Amkai. E la giornata, avete visto voi stessi, non era propriamente estiva, diciamo che almeno non pioveva. Sì, almeno esatto. fino a quel momento non ha piovuto, poi dopo, era un po' grigio magari. Poi dopo è venuto giù, vedi Dio, è venuto. Va bene, però parliamo un po' di estate. Vogliamo parlare di estate forse con una canzone, forse è meglio.
Vediamo, facciamoci venire in mente una canzone d'estate di Gino Paoli, che io credo abbia dato veramente un grosso slancio allo sviluppo demografico negli anni 60, Può essere. perché ha scritto tante di quelle canzoni d'amore. Che io penso- Questa è proprio bella. Questa è proprio proprio il flirt tipico da spiaggia, con lei che esce dall'acqua, Il sale, il sale, il sole. e il sapore di sale. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove tutto è diverso, diverso da qui. Il tempo nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi mi vieni vicino e ti lasci cadere così sulla sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E adesso veniamo al nostro spazio Social. Allora, oggi parliamo di animali, Sì, tanto per cambiare, perché a te arrivano sempre le notifiche su queste storie, questi reel strani con gli animali. Vabbè, Sono belli, sono dai. belli. E l'algoritmo che riconosce benissimo anche cosa ti piace. Oggi parliamo di un gatto veramente miracolato. Infatti in Australia viene denominato Pablo the Miracle Cat, il gatto miracolato. Che è successo al poverino? Che è successo? Al gattino Pablo. E ha pensato bene di fare un pisolino in un posto bello, tranquillo, Ma sbagliatissimo. sbagliatissimo, nel cestello di una lavatrice. Solo che qualcuno in famiglia ha chiuso l'oblò, ha messo il lavaggio, ha attivato la lavatrice, quindi per 55 minuti, poverino, questo si è visto sballottolato nel cestino, avanti e indietro, con prelavaggio, lavaggio, centrifuga, tutto, ed è uscito mezzo morto. Ma profumato. Ma profumato però. È trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria specializzata. L'hanno rimesso in sesto, quindi a parte una zampetta rotta, insomma la punta della coda, Pablo gode di nuovo di ottima salute, quindi a questo punto Ha 6 vite. ha ancora 6 vite a disposizione. E dal gatto miracolato adesso passiamo a un fenomeno virale che è diventato virale in questi ultimi tempi. Stiamo parlando di un bambino brasiliano. Di 9 anni, Gutinho Rocha. E che fa? Lui monta animali da fattoria. No. Sì, davvero, vacche, maiale, e così va a scuola. Ah, ho capito. Sì, con questo maiale, con i fiocchi rosa. È bellissimo come monta questi animali, va a scuola, però indossa il casco. Dai, Sì. almeno la sicurezza. Casco prima da di tutto. moto, boom, ma ha una velocità. Sì, veramente, ha una velocità incredibile. Ha un canale YouTube, Instagram, dei Con canali milioni e social. milioni di follower. Una Però cosa- io immagino chi lo filma anche. I fratelli. I fratelli. Ma Mm. i fratelli su che cosa vanno?
fanno poi? Come fanno a seguirlo? Molto. Sicuramente Perché con la se no, non so come fanno. La mamma gestisce la pagina di TikTok, YouTube, Instagram e hanno tanto successo che hanno potuto fare una casa nuova. Addirittura. Sì, Allora vedi, funziona. sì. Cavalcare non solamente l'onda, ma cavalcare anche il porco. È un'ispirazione per i bambini. Sì. Saluti. Saluti, Gutigno. Gutigno. Sei bravo, bravo. Veramente molto molto forte. E siamo arrivati già alla fine di questa puntata, che volata come sempre. Un'altra volta. Se vi è piaciuta questa puntata mettete un mi piace oppure cliccate sulla campanellina per ricevere per primi le notifiche su nuovi contenuti, altrimenti il nostro indirizzo email è come sempre redazione@aperisabato.com. Su quali social siamo, Silvina? Su Tutti i social. Bene, allora un saluto a tutti voi e gustatevi l'estate dove è possibile. Noi cercheremo un attimo di vedere, di trovare qualche giorno. Sì, in Germania si dice, l'estate l'anno scorso, sì, bellissimo, quel giorno ero libero. Ancora me lo ricordo. Me lo ricordo, perché è veramente un giorno, 2 al massimo. Benissimo, alla prossima puntata allora. Ciao a tutti voi. Buona per il sabato a te.